Chi controlla la nostra mente. Perché ho scelto di affrontare questo discorso? Perché sto leggendo un libro molto interessante di tecnostregoneria, cioè una cosa assurda, che parla del controllo della mente appunto attraverso la tecnologia. Un libro con dei punti di domanda, rispetto al quale ho dei punti di domanda, però comunque un libro molto interessante. E mi ha stuzzicato questo discorso, è un qualcosa che io ho approfondito molto, il controllo mentale, la manipolazione mentale, le tecniche di manipolazione mentale, ed è un qualcosa che anche affascina molto. E quindi sono tornato un po' a riflettere su questa tematica e ho deciso di condividerla con voi, e ho deciso di condividerla tra noi. Chi controlla la nostra mente? Noi. E questo deve essere chiaro. Perché? Perché si potrebbe cadere nell'inganno, che è all'interno di un altro inganno, di delegare il nostro potere all'esterno. E questo è un punto che io mi rendo conto essere così difficilmente comprensibile, nel senso che anche se siamo all'interno di un percorso di crescita, anche se facciamo dei percorsi personali, psicologici, di benessere psicofisico, eccetera, tendiamo sempre a pensare che ci sia qualche forza esterna. E attenzione, questo non vuol dire che non ci sia, ma il punto chiave è chi ha il vero controllo. E il vero controllo l'abbiamo sempre e comunque noi. E questo deve essere un punto chiave. Poi sono d'accordo che dentro di noi ci possono essere delle programmazioni che ci portano a delegare il controllo all'esterno, ma è sempre una nostra scelta, inconscia, ma pur sempre una nostra scelta. E questo mi piace ribadirlo perché una cosa è certa, è il nostro potere personale. Quindi di due l'una, o non abbiamo potere e quindi qualcuno all'esterno può controllarci, oppure abbiamo un potere parziale sulla nostra quotidianità, ma non possiamo fare cose straordinarie, oppure c'è qualcosa che ci sfugge. E questo qualcosa è che dobbiamo disimparare e dobbiamo capire come fare a delegare il potere all'esterno. E allora ho fatto un po' una sorta di lista della spesa, di alcune cose rispetto alle quali dobbiamo rieducarci. E soprattutto la principale è l'uso della parola. Noi deleghiamo il nostro potere, anzi cediamo il nostro potere all'esterno con le parole che noi usiamo. E queste parole ci autodefiniscono e definiscono anche quello che ci circonda. Una delle parole che più ci autolimita e ci depotenzia è lui o lei mi fa sentire. Mi hai fatto arrabbiare, mi hai fatto sentire uno schifo, mi hai fatto piangere, mi hai reso felice. Quando noi utilizziamo il verbo sentire in questo modo, stiamo dando il potere all'altra persona, ma siamo noi che decidiamo
come sentirci. Io posso dirvi, siete delle bellissime persone e ognuno di voi percepirà qualcosa di diverso. Ma non è solo la mia frequenza, è il modo con cui ve lo dico, è come risuonano in voi. Come io posso dire, siete tutti degli stronzi! Non ridendo, perché ridendo è ovvio che sto scherzando. E ognuno di voi reagire in modo diverso. Perché metto l'accento su questo aspetto? Eh, Perché siamo sempre noi che ci sentiamo. E allora quando iniziamo a percepire un movimento dentro di noi che è stato generato dal confronto con l'altro, che ovviamente ci fa da specchio e ovviamente è un elemento che interagisce con noi, la prima cosa che dobbiamo fare, magari non subito, perché quando si è nell'emotività diventa complicato farlo, ma è ritagliarci del tempo per comprendere cos'è successo in noi. Comprendere se in quello scambio con quella persona, con quella situazione, con quel gruppo di persone, io ho ceduto la mia energia o di contro la mia energia si è potenziata. E se noi facciamo un lavoro onesto con noi stessi, arriviamo ad una risposta. Perché noi siamo abilissimi a raccontarcela, ma anche qui non ce la raccontiamo perché siamo sciocchi, ce la raccontiamo perché fondamentalmente abbiamo paura di riaprire delle porte che nella e nell'allora abbiamo deciso di chiudere per non soffrire. Ed è proprio quelle porte che abbiamo chiuso che permettono poi a qualcosa di esterno di controllarci. Ma siamo noi che deleghiamo questo controllo. Perché se io scelgo di non aprire più alcune stanze di casa mia, cosa succede? Che in queste stanze ci può entrare qualchedun altro. Avete presente magari quelle zone industriali? Io ho in mente a Como c'era questa ex industria, l'ex Ticosa, di Como ovviamente totalmente abbandonata e quindi all'interno dei vari stabili c'erano persone che bivaccavano. Ma chi è responsabile di aver lasciato vuote quelle stanze? E mi rendo conto che è un po' forte questa cosa, no? Però ragazzi, non ce la possiamo più raccontare. Non ce la possiamo più raccontare. E questo è già un punto di partenza. Uno può scegliere consapevolmente di non voler aprire determinate stanze. Lo può fare. Ed è anche sano a volte, quando ci sono magari dei traumi molto profondi, non dobbiamo queste porte andare a farle saltare con la dinamite se non si aprono da sole. Però dobbiamo aver coscienza che ci siano, in modo tale che siamo anche consapevoli del perché di determinati nostri atteggiamenti, di determinate nostre dinamiche, di determinate nostre risposte emotive allorché ci relazioniamo con gli altri. C'è un altro elemento differenziale rispetto a questo lavoro di riscoperta e di riapertura di porte, finestre, di pulizie di primavera, che è il nostro livello energetico. E anche qui chi è responsabile del proprio livello energetico? Indovinate? Vi do due opzioni, noi oppure noi.
noi siamo responsabili del nostro livello energetico. Il problema è che diventa un circolo vizioso. Cosa intendo? Intendo che più il nostro livello energetico è basso, più fatica facciamo a entrare in ascolto con noi stessi. Più il nostro livello energetico è basso, più facilmente ricadiamo in schemi disfunzionali del passato. Non perché siamo degli sciocchi, semplicemente perché quando abbiamo un livello energetico minore, il nostro corpo, che è proprio strutturato per consumare il minor consumo di energia, scusate il gioco di parole, che cosa fa? Va a prendere quegli schemi che sono in noi consolidati e solitamente sono gli schemi della nostra infanzia, sono gli schemi che dalla nostra infanzia si sono ripetuti, hanno consolidato il nostro copione di vita. Qual è la variabile determinante? È il tempo. È il tempo. Autorizziamoci e diamoci tempo. E usciamo dall'idea che tutto è possibile in un attimo. In potenza sì, lo è, ma serve un livello di energetico altissimo per far accadere le cose con uno schiocco di dita. Quindi anche qui dobbiamo fare un'analisi di realtà di noi stessi, della situazione che viviamo e dire qual è il mio livello di energia. Perché se lavoro 10 ore al giorno, se mi alimento male perché nelle 10 ore al giorno comunque non mi fermo neanche mezz'ora per mangiare un pranzo come si deve, magari mi mangio un panino mentre sono in macchina e mi sto spostando da un posto all'altro. Se la sera mi addormento con il cellulare andando praticamente a... Oh mamma, mi viene spippolare, come cacchio si dice quando... Non mi viene l'italiano, non so neanche sto termine da dove mi sia arrivato. Quando scrollo, ecco, scrollare il cellulare. Piuttosto che mi metto davanti e mi guardo qualche bel talk show potenziante non della nostra energia. Diventa difficile e anche qua è un circolo vizioso. Cioè più la nostra energia è bassa, più io mi faccio assorbire da determinate dinamiche. È pazzesco perché io lo vedo su di me. Io mi sono dato un comando. Quando arrivo a casa la sera, il telefono lo metto in modalità aerea e lo lascio in sala, non lo porto in camera, proprio per evitare di entrare in un loop che mi assorbe. E ho notato che io riesco a fare questa cosa quando ho un certo livello di energia. Quando la mia energia è molto bassa, perché magari ho avuto un certo tipo di giornata, cazzo, se la mattina mi sveglio e dico, ma guarda che sono proprio una cogliona. E gli dico no, e gli canto per quando ho sufficiente energia per ironizzare sul definirmi una bip. Questo per dire che dobbiamo accudirci e comprendere che il modificarsi richiede tempo, comprendere che ci sono dei giorni e dei periodi in cui siamo in una fase up, perché comunque c'è un'interferenza esterna, delle frequenze esterne, eh, però con la consapevolezza che siamo noi che abbiamo il controllo su noi stessi. Perché se noi entriamo in un loop depotenziante che io ben conosco, a seguito di un mio passato da militante, in quella versione complottista in cui c'è un nemico esterno che in tutti i modi vuole cercare di farci cadere. Quindi noi investiamo tutta la nostra energia per combattere
il nemico esterno, con la convinzione di essere peraltro in una frequenza positiva perché stiamo combattendo il nemico e ce la stiamo raccontando, perché il nemico lo combattiamo andando ed entrando in contatto con il nostro amico interno, perché altrimenti è un modo inconscio per combattere qualcosa che è dentro di noi. Nell'io sono, io sento, io creo, io sto. Sono centrato, vedo quello che succede all'esterno, osservo le frequenze, osservo il pendolo che si muove, ma la mia scelta di una direzione piuttosto che dell'altra non deve essere emotiva. Se sono in un'eccessiva emotività, non sono in controllo di me stessa. Perché? Perché non sono in ascolto. E se non sono in ascolto, qualcosa all'esterno mi può spingere a. Ma questo è il punto, qualcosa all'esterno mi può spingere a. Sono io che poi scelgo di andare verso. È un po' come la favola, quella del pifferaio magico. È vero che il flauto suonava e le persone andavano verso il flauto, ma perché succedeva questo? Perché quella frequenza aveva agganciato qualcosa dentro di loro che essi stessi non avevano riconosciuto. Quindi per lavorare su quello che viene chiamato controllo mentale e potenziare il nostro controllo personale, dobbiamo partire da noi, dobbiamo partire aumentando la nostra energia, dobbiamo partire ascoltandoci e non dobbiamo aver timore di quello che scopriamo dentro di noi, perché ci sono solo cose belle e le cose brutte che ci sono state delle ingiunzioni che ci siamo dati in funzione dei messaggi che abbiamo ricevuto e a cui abbiamo dato un significato. Nella e nell'allora, nella nostra infanzia, noi non avevamo gli strumenti per comprendere ciò che accadeva nel nostro ambiente. Perché? Perché quando si è bambini si delega all'esterno la nostra crescita, ci si affida alle nostre figure genitoriali, che a volte fanno un buon lavoro, a volte fanno dei super disastri e a volte fanno un po' quel che possono. Ma il punto non è recriminare i nostri genitori, perché comunque anche se hanno fatto il miglior lavoro possibile, comunque i disastri ne hanno combinati, perché penso che siano pochi quelli che hanno dei genitori illuminati. E quindi hanno fatto quello che potevano con gli schemi che a loro volta avevano acquisito in funzione dell'educazione che gli è stata trasmessa. Quello che possiamo fare oggi, e di questo dobbiamo diventarne consapevoli, che noi possiamo essere quel genitore che non abbiamo avuto. Perché? Perché siamo degli adulti integrati. E come fare per attivare il nostro adulto integrato? Ascoltare il nostro bambino. E il bambino è emotivo. Il bambino è gioia, ma fa anche un sacco di urla e va ascoltato. Non gli possiamo dire, ascolta, fai il bravo, i bambini non piangono. No, i bambini piangono anche. E quindi dobbiamo ascoltarci nella nostra tristezza, dobbiamo ascoltarci nella nostra rabbia, come dobbiamo ascoltarci anche nella nostra gioia. E poi dobbiamo ascoltare i messaggi genitoriali, normativi che abbiamo al nostro interno. E il primo cambiamento vero è quello di prenderci cura di noi. Non essere severi con noi stessi, non essere severi se cadiamo, non essere severi se ci vuole tempo.
In sintesi, abbiamo visto che 3 sono gli elementi: tempo, energia e ascolto. Se noi uniamo e iniziamo a comprendere bene queste 3 variabili, abbiamo la chiave per non riprogrammarci, ma per riconnetterci. E quando siamo riconnessi, vuol dire che siamo in contatto con la nostra essenza in contatto col nostro essere. Riusciamo a intuire chi siamo e non ne siamo spaventate, non pensiamo di essere superbi o di essere meno, di essere più. Siamo, punto. Siamo quello che dobbiamo essere in questa terza dimensione. Siamo. Non abbiamo bisogno di confrontarci con l'altro. Non dobbiamo sentirci meno rispetto a chi magari ha più di noi nella materia o nella vita affettiva o nella vita familiare. Come non ci dobbiamo sentire nemmeno più quando incontriamo delle persone che sono abbastanza misere e ci si diverte. Ah, ecco, c'è una quarta variabile che chi è all'interno del metodo ESC conosce bene, è la leggerezza. Cioè dobbiamo vivere tutto questo con leggerezza. E la leggerezza va proprio a disattivare il genitore normativo. E no, se ancora sei caduti in questa dinamica, ma no, ma non è possibile, ma no. Ma un po' di leggerezza, ragazzi. A volte è complicato essere leggeri quando si hanno tanti pesi. Ok, va bene, ma cerchiamo di metterli in prospettiva. Quando si stanno vivendo anche delle situazioni difficili, cerchiamo di non aggiungergliene degli altri di difficili, perché tendenzialmente si è dei maestri in questo. Quando si vivono delle situazioni difficili, soprattutto si vede che nonostante tutto ci stiamo riuscendo, ci vogliamo sfidare ancora di più e allora ci mettiamo su un altro peso. Tutto questo a livello inconscio, ovviamente, non a livello conscio. È un po' come quelli che fanno sollevamento pesi e dicono: "Basta, metti ancora 10 kg". Ma perché? Come ci possono aiutare le My Energy Bars in tutto questo, questo teatrino? Ci possono aiutare innanzitutto aumentando la nostra energia. Cerchiamo veramente di far diventare un'abitudine, fare il protocollo di trasformazione alchemica. 3 minuti al giorno, 5 minuti. Veramente, ragazzi, ce li abbiamo. Ce li abbiamo. Credetemi sulla parola, ce li abbiamo. È sempre una questione di priorità. Che priorità diamo a noi stessi? Perché quei 5 minuti sono 5 minuti di priorità che stiamo dando a noi stessi e ci stiamo trasmettendo un messaggio. Io valgo il mio tempo. E se noi siamo i primi a non comprendere che vagliamo il nostro tempo, come possiamo pensare che l'esterno riesca a trasmetterci questo? 5 minuti, che possono diventare 10, che possono diventare 20, che si possono trasformare in una coccola di noi quando ci sediamo a tavola e decidiamo di alimentarci in un certo modo. Non perché ce lo dice qualcuno, non perché dobbiamo avere il fisico perfetto, ma perché sappiamo che se ci alimentiamo in un certo modo la nostra energia si alza. Farci una bella passeggiata dopo mangiato, anche qui, non perché dobbiamo farlo, perché camminare fa bene, perché ce lo dice qualcuno,
Perché se no non ha senso, perché tanto guardate c'è il dialogo interiore, uno può mangiare anche perfettamente, ma se lo fa rompendosi le balle, c'è meglio che vada a mangiare da McDonald's. Anzi, probabilmente ha un effetto più benefico uno che va a mangiare da McDonald's ridendo, scherzando e con leggerezza, piuttosto che uno che mangia tutto perfetto, macrobiotico, con questa rigidità mentale. È un po' forte quello che sto dicendo, ma il nostro pensiero crea. Se il nostro pensiero crea, vuol dire che noi abbiamo la possibilità di modificare quello che è la materia, anche quello che ingeriamo. Quindi l'ascolto è determinante e non dobbiamo aver paura di quello che scopriamo. Tanto cosa volete scoprire se non quello che è dentro di voi? Quindi di due l'una, o pensate che dentro di voi c'è una scintilla e un'essenza potente, e sicuramente lo pensate, se no non sareste qua a vedere questa diretta e a vedere indifferita questa registrazione, no? Non sareste già alle prime fasi, avreste detto, vabbè, ma questa, ma che cacchio sta a dire? Ma va a quel paese, va, questa è un'altra invasata. E va bene. Nel contempo, però, abbiamo un po' paura di vedere quella luce, di scoprire quella luce. Sapete perché? Perché se vediamo che c'è quella luce, vuol dire che dobbiamo mettere in discussione anche tutti i messaggi depotenzianti che ci sono stati dati durante la vita, che magari ci sono stati dati anche da persone che ci volevano bene, a cui volevamo bene. E quindi si crea un po' un effetto paradosso. Se io scopro che sono, quando qualcuno a cui volevo bene inconsciamente mi diceva che non sono, cosa succede? Quella persona poi non c'è più, manco di rispetto a quella persona. Guardate che il dialogo interiore è pazzesco. Portiamoli in superficie, portiamoli in superficie e facciamo un'analisi di realtà col nostro adulto integrato, con la parte logico-cognitiva e con la parte intuitiva. E qua il protocollo di trasformazione alchemica c'è di super aiuto. Bene, parlo con quella persona, mi ascolto le parole che uso, mi ascolto le emozioni che nascono in me. Perché ho usato sempre quella determinata parola? Ok, mi fermo, me l'annotto, mi ritaglio i miei 10 minuti, mi faccio il mio protocollo alchemico. E state pur certi che una goccia ogni giorno, alla fine riempie un bicchiere, con un bicchiere riempiamo una bottiglia. Un po' c'è quel detto di quei corsi motivazionali, yeah, di mindset, tosti, quelli che piacciono a me, lo sapete, che però ha molto senso, che quell'1% di miglioramento quotidiano nel lungo periodo cresce esponenzialmente e lo vediamo, no? Invece noi abbiamo, a volte si attiva il pensiero magico del bambino che vogliamo boom, che sia tutto e subito. Oppure subentra anche quell'idea che se ci rendiamo conto che ci sono altri aspetti di noi che dobbiamo elaborare, allora vuol dire che non abbiamo fatto bene prima. No, proprio perché abbiamo fatto bene prima, stanno uscendo altri aspetti su cui lavorare. E diventa proprio una matriosca. Partite da quella più grande, andate in più in profondità, più in profondità, più in profondità. E la chiave è sempre porsi questa domanda: come sto? Essere sinceri con noi stessi. Qual è il mio livello di energia? Perché se io arrivo alla fine della giornata e sono scarico, devo fare un'analisi e dire: sono scarico perché ho lavorato per me o sono scarico perché qualcuno ha assorbito la mia energia? E non è facile rispondere a questa domanda.
Perché? Perché a volte le persone che assorbono la nostra energia, o meglio, le persone a cui noi permettiamo di assorbere la nostra energia, sono persone a cui vogliamo bene. E quindi fare questa analisi ci manda un po' in tilt, perché dice, caspita, ma allora cosa devo fare? Devo tagliare fuori questa persona dalla mia vita? No, non devi tagliare fuori questa persona dalla tua vita, questo è un altro grosso inganno. A meno che non sia una persona tossica, allora sì, la devi tagliare fuori dalla tua vita. È capire cosa dentro di te ti porta a cedere questa energia, qual è la tua paura, che può essere una paura di non accettazione, può essere una necessità di compiacere l'altro. Eh, ultimamente ho visto questa pubblicità sui social che mi ha fatto molto sorridere di questo corso per riconquistare il tuo uomo. Ma perché? Ho questa tendenza adesso che c'è delle fiamme gemelle. Quindi si vivono dei rapporti super depotenzianti con dei super narcisisti o delle super narcisiste e vabbè, ma è la mia fiamma gemella, abbiamo un karma che ci accomuna. Ma no, no ragazzi, no, no. Usciamo da quest'idea di associare al lavoro la sofferenza. No. Se state vivendo un rapporto depotenziante, chiedetevi perché. Vi state autorizzando voi a viverlo. E non entrate nell'ottica della salvatrice di ognuno è responsabile di se stesso. E più noi diventiamo responsabili di noi stessi, più noi siamo di esempio per l'altro. Quindi sta storia delle fiamme gemelle, ragazzi, anche meno. Bene, bene, che pratica facciamo stasera? Io direi partiamo con un bel protocollo di centratura, che è la base, ma è quella goccia quotidiana. E poi andiamo ad ascoltarci, a creare proprio il nostro spazio, il nostro centro di potere alchemico, uno spazio rispetto al quale solo noi abbiamo l'accesso. È uno spazio dentro cui noi possiamo rigenerarci. È il nostro spazio. E più noi entriamo in quello spazio, più ci rendiamo conto della bellezza che è in noi, più ci rendiamo conto del nostro potere, più ci rendiamo conto che niente, nessuno può entrare all'interno di questo nostro nucleo. E quando dico niente, nessuno, parlo proprio anche di frequenza. Perché è vero che ci sono delle frequenze controllanti? Questa serata non vuole negare che ci siano anche, diciamo così, delle frequenze esterne che vogliono agire un controllo su di noi, ma possono nella misura in cui noi glielo concediamo. E questo è il messaggio che voglio darvi, potente. Bene, prendete le vostre bars, le nostre bars. Come sapete, io consiglio il protocollo di centratura, di farlo in piedi, ma potete anche proprio farlo seduti. L'importante è che teniate una posizione di centratura. Cosa intendo per posizione di centratura? Intendo piedi ben piantati sul pavimento, se possibile senza scarpe, con la suola in gomma, quindi con le calze, con le ciabatte di stoffa. La schiena ben dritta,
Quindi potete spostarvi sulla punta della sedia o del divano, non rimanete svaccati, perché può essere comodo, può essere rilassante, ma noi dobbiamo dare un segnale al nostro corpo e alla nostra energia. Noi siamo, e quando siamo, lo siamo con la nostra presenza fisica. È un po' difficile dire noi siamo, se ci mettiamo così, cioè capite che arriva un messaggio dissonante, quindi per tenere la schiena dritta spingete le scapole verso il basso e il collo verso l'alto. Se siete in piedi, fate attenzione a tenere le ginocchia leggermente piegate, non completamente tese, perché sennò si crea proprio un punto di blocco. Chiudete gli occhi, fate un respiro profondo ed entrate in contatto con il vostro corpo, la vostra energia, le vostre sensazioni, i vostri pensieri. Siate degli osservatori del vostro mondo interiore. Siate degli esploratori del vostro mondo interiore. Immagina un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal tuo perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendi consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandoti nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripeti io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Fai un respiro profondo e ora immagina o visualizza una sfera rossa all'altezza del primo centro, 2 dita sotto l'ombelico, che si espande e si contrae alla frequenza del 3.
Immagina una sfera verde all'altezza del tuo cuore che si espande e si contrae alla frequenza del 6. Immagina infine una sfera di colore blu all'altezza del tuo terzo centro, nella ghiandola pineale, nel centro della tua testa, che si espande e si contrae alla frequenza del 9. Ora immagina che la sfera rossa, verde, blu si fondono in una sfera di colore bianco brillante che completamente avvolge la tua persona. È una sfera che vibra e rigenera ogni tua cellula. Espandi questa sfera fino a definire uno spazio sicuro, uno spazio protetto, il tuo spazio, dove niente, nessuno può entrare, dove tu puoi rigenerarti, dove puoi entrare in contatto con la tua essenza, dove sei, senti e crei. E in questo spazio ripeti: io mi autorizzo a rigenerare ogni mia cellula. Io mi autorizzo a prendermi cura di me. Sul piano fisico, sul piano mentale e sul piano spirituale, perché io scelgo consapevolmente di essere, sentire e creare. Scelgo consapevolmente di essere me. Con la consapevolezza che potrai accedere in questo spazio, in questo tuo spazio,
ogni volta che vorrai, con i tuoi tempi, apri gli occhi. Bene. Come sempre è importante, dopo qualsiasi protocollo con le bars, bere l'acqua. Bene, si sta bene in quello spazio. Ma la cosa bella è che in quello spazio ci possiamo andare anche tutti i giorni. Non lo riusciamo a fare la mattina perché siamo di fretta. Facciamolo la sera. Prima di addormentarci, ci mettiamo a letto, lo visualizziamo e ci addormentiamo in quello spazio. È sempre una questione di scelta. E quando non riesco a scegliere è perché non ho energia. E quando non ho energia, creo una strategia per aumentarla, giorno dopo giorno. Pensate a quelle persone che magari fanno quegli incidenti pazzeschi e non riescono a camminare, ci mettono mesi di riabilitazione per tornare a camminare, facendo fisioterapia ogni giorno. Che costanza ci mettono, che volontà ci mettono per tornare a camminare. Ecco, noi mettiamoci la stessa volontà per tornare a risplendere, perché il concetto è lo stesso. Quelle persone non si svegliano una mattina e all'improvviso tornano a camminare, hanno bisogno di rimettere in movimento il muscolo, di ricreare il muscolo. E così dobbiamo fare noi con i nostri campi energetici. Li dobbiamo riattivare giorno dopo giorno, ma ci sono e la struttura c'è, va soltanto ristimolata nel modo giusto.